Sentite questo rumore? È il suono dei vostri 100.000 euro fermi sul vostro conto corrente. È il rantolo di un capitale che sta morendo fermo lì per asfissia. In Italia avere liquidità viene considerato prudenza, un atteggiamento prudente. In Bocconi invece lo definiamo un fallimento tecnico differito. Se quei soldi fermi non generano un rendimento superiore all'inflazione e alla pressione fiscale, siete spettatori del vostro impoverimento. Ogni mattina vi svegliate più poveri di ieri, ma con l'illusione di avere il controllo. Oggi non vedremo idee di business, né tantomeno scommesse finanziarie. Oggi applicheremo l'ingegneria dei processi a 3 asset distinti che potete sviluppare con 100.000 euro. Vi mostrerò come sezionare l'investimento affinché possa generare cash flow costante, ovvero flusso di cassa e rendita costante. Se cercate però la bacchetta magica, cambiate subito canale. Se volete invece diventare gli ingegneri del vostro patrimonio, allora rimanete con me. Prima di decidere dove mettere questa disponibilità liquida, dobbiamo vedere come ragiona un professionista. Un capitale da 100.000 euro ha un costo opportunità. Se resta fermo ti costa esattamente quanto avrebbe potuto produrre. Il segreto quindi che separa l'investitore amatoriale dal proprietario strategico è la saturazione dell'investimento. Noi non compriamo oggetti, compriamo capacità produttiva automatizzata. L'obiettivo non è solo possedere un asset, ma portarlo al massimo dell'efficienza operativa. Chi fallisce guarda solo l'incasso, mentre chi scala guarda e analizza i margini al microscopio. Partiamo quindi dall'analisi del primo asset, l'ingegneria del vuoto, il microdeposito. Il microdeposito non è solo affittare cantine, è un modo per massimizzare il margine per metro cubo. In Italia, dove le case si rimpiccioliscono sempre di più, avere uno spazio come magazzino e deposito è la nuova risorsa scarsa. L'errore del dilettante è quello di comprare un magazzino ed affittarlo a un unico proprietario. Questo non ti permette di massimizzare la tua rendita. Piuttosto, se hai un magazzino da 120 metri quadrati, suddividilo in micro magazzini da 5 metri quadrati ciascuno. L'affitto medio per box si aggira intorno ai 120 euro al mese. Potrai ricavare da questi magazzini in totale 2.400 euro al mese. Se nel design della pianta perdete anche solo 10 cm per aver strutturato male il corridoio, state buttando circa il 15% del vostro margine nella spazzatura per non aver fatto un design massimizzato. Parliamo di circa 3.000 euro annuali buttati all'aria solo per non aver fatto le cose in maniera opportuna. Il vostro utile quindi non deriva dall'affitto in sé, ma nell'ottimizzazione millimetrica del vostro spazio. Se non lo sai utilizzare in maniera corretta, non stai facendo un business, stai solo giocando a Tetris con i tuoi soldi. Adesso passiamo al secondo asset, la lavanderia a gettoni, automatizzata. Passiamo a un business ad alto cash flow, ovvero ad alto flusso di cassa, le lavanderie self-service. Perché alcune lavanderie secondo voi chiudono dopo 18 mesi? Perché non hanno il pieno controllo dei costi operativi. Non è mancanza di clienti quindi, ma è l'atrofia del sistema di controllo dei costi operativi. In questo business il profitto si fa solo e unicamente sulla gestione dei consumi, l'energia,
l'acqua e i detergenti. Se i tuoi macchinari non hanno un sistema automatico che va a dosare al milligrammo il detergente per le lavatrici, significa che stai buttando quasi 500 euro al mese nelle fogne. In 10 anni sono 60.000 euro di utile che stai letteralmente bruciando per non avere un sistema automatizzato fatto in maniera efficace. L'imprenditore amatoriale si lamenta sempre delle bollette. L'imprenditore invece responsabile installa un sensore da 50 euro per il calcare per prevenire danni in una macchina da 5.000 euro. La lavanderia oggi è un business di micro risparmio, ma che genera macro profitti. Se non monitori i flussi, non hai un'azienda, ma hai un secchio bucato. Parliamo adesso del terzo asset, che è lo smart parking, il parcheggio intelligente. Dimenticate l'affitto mensile dei garage. È un modello di business del secolo scorso. Oggi il business si fa attraverso lo yield management, la gestione del rendimento applicato alla sosta. La strategia è l'arbitraggio orario. Acquistate uno spazio o affittate un parcheggio in una zona ad alta densità. Mettete dei dissuasori e gestite tutto con un'app. Affittate uno spazio per parcheggiare l'auto dalle 8 fino alle 17 a un lavoratore e poi successivamente dalle 18 fino alle 7 del mattino a un residente. State vendendo lo stesso metro quadrato 2 volte nello stesso giorno. Un posto auto quindi che potrebbe rendere 150 euro al mese, e in questo modo riuscite a raddoppiare il valore, quindi riuscite a guadagnare dallo stesso posto auto 300 euro. Con 10 posti auto ben posizionati avete creato uno stipendio con costi medi di manutenzione bassissimi e con manutenzione fisica prossima allo zero. Questa è l'ingegneria applicata alla rendita. So cosa state pensando, vi chiederete, ma Teresa, ma chi gestisce tutto questo? Se un business non può essere controllato dalla vostra dashboard sul vostro cellulare, significa che non avete un asset, ma avete un lavoro faticoso e mal pagato che vi siete comprati. La libertà si compra con i sistemi, non con la speranza. Se dovete essere sempre, costantemente, fisicamente lì, significa che non avete un asset, avete solo un lavoro, vi siete comprati un lavoro dipendente. Se potete invece controllare tutti i processi a distanza da remoto, allora avete costruito un asset fatto in maniera impeccabile. La differenza tra un hobby costoso e un'azienda scalabile sta proprio in questo, nella capacità di delegare ai processi e non alle persone. I 100.000 euro che avete sul conto sono energia potenziale. Potete decidere se questa energia la volete disperdere nell'inflazione oppure se può andare ad alimentare una turbina che produce altra ricchezza. Tutto quello che vi ho mostrato in questo video è solo la superficie. La vera sfida è l'esecuzione, la scrittura delle procedure operative, la scelta dei sensori e i bilanci preventivi. Ho preparato però per voi il protocollo due diligence dei 100.000 euro da investire. Trovate il link in descrizione e al primo commento. Sono gli stessi fogli di calcolo che vengono utilizzati nella mia scuola per imprenditori. Utilizzando questo file potete capire se un asset è un vero affare o un suicidio finanziario. Quindi entrate, testate il metodo nei prossimi 7 giorni e smettete di avere paura dei soldi. Iniziate piuttosto a gestirli con una freddezza strategica. Sono Teresa Messina, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video.